canale Tao Power Life. Oggi pratichiamo risveglio e cominciamo una playlist nuova e accanto a quella del Soul Power, accanto a quella del Qigong, quindi ci occupiamo del corpo, della parte energetica, della parte emozionale con il Qigong, della respirazione. Ci occupiamo in Soul Power del potere dell'anima. Ora, con questa nuova playlist che si chiamerà Risveglio, ci andiamo anche ad occupare diciamo della nostra coscienza, quindi dell'espansione di coscienza. Una delle condizioni però preliminari di accesso a un corso di questo tipo e agli esercizi che diciamo di seguito andrò ad illustrare è la consapevolezza dello stato di addormentamento in cui ci troviamo. Chi non ne fosse consapevole non potrebbe beneficiare appieno degli esercizi che vado a proporre. Quindi la prima condizione è la consapevolezza che stiamo in uno stato di addormentamento, quindi non di veglia. Quindi con la consapevolezza del nostro stato di addormentamento matura anche il desiderio, probabilmente la voglia di avere il risveglio e vediamo anche come. Cosa significa risveglio? Significa quindi avere la piena presenza della propria coscienza, quindi avere la consapevolezza rispetto a tutto ciò che accade intorno a noi, avere la consapevolezza di ciò che di tutto ciò che ci separa da quella che è la realtà. In uno stato di addormentamento che diciamo è simile a quello che noi comunemente crediamo di avere solamente nel sonno, quando noi sogniamo, e abbiamo la creazione di quella che è una realtà illusoria, così come nel sogno, così anche in uno stato di addormentamento diciamo in stato di veglia, noi andiamo a percepire una realtà illusoria, non quella che è la realtà vera. Quindi abbiamo una distanza dall'universo, una distanza da quelle che sono le nostre potenzialità, da quelle che sono le nostre capacità. In una situazione di addormentamento è come se noi avessimo il pilota automatico, è come se avessimo dei comportamenti che sono meccanici e l'invito è proprio anche a considerare i nostri comportamenti, perché noi viviamo in una situazione in cui non siamo pienamente presenti a noi stessi e questo ci mette in una condizione in cui le nostre risposte, le nostre reazioni seguono un programma interno e quindi sono sempre le stesse in una situazione in cui andiamo a percepire ciò che è intorno a noi non nella veste reale ma nella veste illusoria. Questo crea una serie di conseguenze, tra le quali ad esempio una malcomprensione tra le diverse persone, non c'è comprensione, c'è separazione tra noi ed altri. Perché? Perché questa situazione di addormentamento va ad alimentare quella che è la realtà che stiamo vivendo, una realtà duale, dove c'è illusione, dove ciascuno percepisce l'ambiente esterno e secondo quelle che sono le proprie percezioni. Quindi è come se avesse una proiezione sull'esterno e questa proiezione crea intanto dei fraintendimenti, ma dipendono dal nostro stato di coscienza. E altra conseguenza quindi è quello di non percepire, come abbiamo detto, la realtà vera, ma quella di avere di fronte a noi delle illusioni. Le illusioni quindi ci creano sofferenza, altra conseguenza, perché nel mondo delle illusioni non abbiamo il pieno possesso di quello che è il nostro libero arbitrio, cioè ci muoviamo in una situazione in cui abbiamo dei programmi, in cui abbiamo dei limiti, in cui abbiamo delle situazioni che si azionano in maniera automatica. Perché?
perché semplicemente noi non siamo presenti a noi stessi. Se tutto questo è qualcosa che osservate anche normalmente nella vostra vita e quindi già avete cominciato a riflettere su quella condizione che invece ci dovrebbe portare ad avere un contatto più diretto con l'universo, con la realtà e ci spinge a cercare quello che sta oltre lo schema, allora penso che sia l'occasione per cominciare esercizi di risveglio, che andremo quindi a vedere, sono esercizi apparentemente semplici, ma vedrete che non sono molto semplici perché la nostra tendenza è allo stato di addormentamento e in una situazione di questo tipo però ci sono delle entità che lavorano per il nostro stato di addormentamento, quindi che ci spingono verso il basso, ma se ci mettiamo a lavorare con il desiderio pieno di andare ad espandere la nostra coscienza ed entrare in quello che è poi il mondo della quinta dimensione, quello che ci porterà alla realtà vera, oltre la dualità, oltre la separazione, in una situazione in cui non c'è la felicità, perché la felicità è un nostro diritto, è una nostra scelta, in assenza di limiti, blocchi, vincoli, programmi prestabiliti, allora vedrete che questi esercizi saranno anche supportati da tante entità benevole, dalle nostre anime, dai nostri maestri ascesi, dai nostri angeli che ci accompagneranno lungo questo percorso di risveglio. Allora, vediamo qualche esercizio molto interessante, ne darò 3 in particolare, ma invito a farli progressivamente perché abbiamo bisogno di metabolizzare questi esercizi. Il primo esercizio è quello di andare a porre la nostra attenzione sugli elementi esterni, cioè andare a porre la nostra attenzione su quello che nel quotidiano facciamo. Quindi in questo momento io sto parlando e quindi prendo piena consapevolezza del fatto che sto parlando a voi. Arrivo a casa, mi tolgo la giacca, devo avere consapevolezza del fatto che mi sto togliendo la giacca. Sto cucinando piuttosto che sto al computer digitando, scrivendo una lettera, sto ascoltando musica, sto parlando con una persona e sto rispondendo a delle domande, sto ascoltando il mio interlocutore, sto camminando, sto osservando l'albero, sto osservando la natura, sto facendo un esercizio. Noi durante la giornata facciamo tantissime cose, ma quante volte siamo presenti in quello che facciamo? Pochissime volte. Perché? Perché abbiamo il nostro mondo delle illusioni che lavora, il mondo dei pensieri. E noi dobbiamo, un po' come si fa in meditazione, cercare di andare a fare una sorta di meditazione attiva, cioè concentrare la nostra attenzione su una cosa, quello che stiamo facendo. Alziamo la mano, controlliamo la nostra mano che si alza, perché questo ci permette di andare ad approfondire quello che facciamo, essere presenti in quello che facciamo, essere attivi. E questo ci permette anche quindi di anche separare e distinguere lo stato di piena presenza rispetto a quello di diciamo che è apparente presenza, ma in realtà stato di addormentamento. Soltanto quando andiamo a notare le differenze, ad esempio, quanto riusciamo a mantenere l'attenzione su ciò che stiamo facendo, ci mettiamo a leggere un libro, ci mettiamo a guardare la televisione, quanta attenzione mettiamo in quello che facciamo. Vedrete che io consiglio almeno una settimana di porre l'attenzione sulle attività, quindi su un elemento esterno, vedete che non è così semplice mantenere l'attenzione su tutto ciò che facciamo nel giorno. Potremmo mantenere l'attenzione su quello che facciamo, se ce lo chiediamo come attività e come impegno, per qualche minuto, ma non di più all'inizio, perché la nostra abitudine, la nostra mente è quella di andare
fuori da ciò che facciamo. Perché? Perché nel frattempo il corpo continua, quindi in maniera automatica, in maniera diciamo di presenza-assenza, a fare quello che noi abbiamo affidato al nostro corpo di fare in nostra assenza, perché noi stiamo su altri pensieri. Ma se stiamo su altri pensieri stiamo vivendo una realtà che non è questa. Non stiamo dedicando tempo alla nostra vita, viviamo al di fuori di quello che accade qui, viviamo nelle illusioni, nelle nostre illusioni, viviamo nel passato, viviamo nel futuro, non viviamo nel presente. Quindi il primo esercizio è proprio l'invito a andare a dichiarare a se stessi. All'inizio potremmo anche, per facilitare, dirlo proprio: sto in questo momento, mi sto togliendo il cappotto, quindi sto dichiarando a me stesso quello che sto facendo. Il secondo esercizio è quello di andare a porre l'attenzione non soltanto sull'elemento, sull'oggetto della nostra attività, e cioè mi sto togliendo il cappotto piuttosto che il cappello, ma porre l'attenzione allo stesso tempo, lo faremo dopo una settimana però, anche sul soggetto che compie l'attività. Mi sto togliendo il cappotto, è l'attività che sto compiendo. Sto leggendo un libro, ma chi è che legge? Io. Quindi il secondo esercizio, dopo una settimana, prevede di andare ad aggiungere alla consapevolezza di ciò che faccio, quindi l'oggetto della mia attività, anche la consapevolezza di chi la fa, e quindi il ricordo di me, il ricordo di voi stessi. Io sto mettendomi il cappotto, io sto leggendo. Questo ricordo di sé è importantissimo, perché ci permette anche nel tempo di riacquistare, con la consapevolezza di quell'io che non c'è, che non lo vediamo più, perché diciamo è immerso in tante altre cose tranne che cercare se stesso. Noi riacquistiamo la nostra presenza. Io sto ora parlando a voi, io mi sto togliendo il cappotto, io sto leggendo. È una doppia attenzione: l'attenzione sull'oggetto dell'attività, l'attenzione sul soggetto dell'attività, il ricordo di noi. E vorrei poi suggerire anche un altro esercizio. Si tratta di esercizi che provengono dalle scuole esoteriche, ma provengono da studi fatti nel tempo, ma addirittura dice diciamo, l'autore Salvatore Brizzi, che diciamo, ha scritto diversi libri sull'argomento, e provengono anche dalle scuole atlantide, il continente, diciamo, quello scomparso tra le acque. E quindi in una situazione in cui ad Atlantide quello che si voleva era proprio guidare il percorso di evoluzione dell'umanità. E per diciamo, contribuire all'evoluzione dell'umanità, uno dei principali problemi è proprio quello di andare a risvegliare l'umanità, risveglio, come? Attraverso l'espansione della coscienza. E l'esercizio che veniva proposto e che io vi propongo come terzo esercizio da fare progressivamente, direi di quindi impiegare una settimana per il primo, una settimana per il secondo, e poi aggiungere, quindi non togliamo ma aggiungiamo questo altro esercizio di risveglio, cioè quello di, può sembrare banale, ma vedrete che banale non lo è, mi sto esercitando anch'io a farlo, e devo dire che incontro anche grandi difficoltà, e cioè quello di attraversare le porte ponendo l'attenzione sul fatto che sto passando da un ambiente all'altro. Può sembrare banale, ma noi attraversiamo molte porte nella nostra quotidianità e lo facciamo senza renderci conto del passaggio. Noi invece l'esercizio vuole che ci rendiamo conto. Entriamo in una stanza, noi dobbiamo percepire il cambiamento da ciò che conosciamo rispetto a ciò che non conosciamo. Questo è un passaggio di stato. E quando poniamo la mano sulla maniglia, apriamo la porta, stiamo entrando su un ambiente nuovo.
e simbolicamente il significato di questo esercizio è molto importante perché è proprio il passaggio da uno stato noto ad uno stato ignoto. Come potrebbe essere il passaggio di stato tra la vita e la morte? Come potrebbe essere il passaggio da una fase di ispirazione, pensiamo a Qigong, ad una fase di ritenzione e poi da una fase di ritenzione ad una fase di espirazione. Anche questi sono passaggi di stato. Quando noi riusciamo a percepire attraverso questo esercizio il cambiamento di stato, vedrete che anche questo contribuisce a proprio farci risvegliare perché ci permette di riflettere sul cambiamento di stato. Non sarà semplice se noi attraversiamo una porta e non ci siamo ricordati di fare l'esercizio, niente paura, ritorniamo indietro, percepiamo lo stato diciamo, dell'ambiente precedente, attraversiamo la porta e siamo presenti a noi stessi. Sono esercizi semplici e io con questa diciamo, nuova playlist intendo raccogliere l'invito dell'autore Salvatore Brizzi che sta facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda proprio il risveglio. Perché? Perché quando ci sono persone che escono da uno stato di torpore, da uno stato di addormentamento e prendono consapevolezza diciamo, della propria presenza, allora sono in grado effettivamente di esercitare anche quel libero arbitrio di cui ognuno di noi possiede, e cioè quella libertà di scelta. Quando stiamo in una situazione di sonno, noi subiamo i sogni che diciamo, riceviamo nella notte, non siamo parte attivi, noi li visualizziamo e di giorno andiamo a subire quella rappresentazione, quella proiezione nella quale noi pensiamo di trovarci, ma nella quale in realtà ci troviamo soltanto attraverso quello che è il riflesso della mente e che porta a sofferenza, a separazione, a non comprensione. E quindi un invito forte dell'autore che io raccolgo con l'intenzione quindi di condividere con tutti voi anche questi esercizi per quanti di voi, ripeto, si sentono in una condizione di addormentamento e hanno o sentono il desiderio, la voglia di uscire da questa condizione per riappropriarsi della propria presenza e mettere presenza in ogni cosa che fanno, perché questa è la condizione che ci permette poi di utilizzare la nostra libertà di scelta. Grazie, noi ci vediamo alla prossima pratica con Tao Power Life. Grazie, grazie, grazie.